Crescita personale. Perché dovrebbe interessarti? Ormai la crescita personale è diventato un argomento abbastanza popolare e se ne sente parlare ovunque. Quindi partiamo dal chiarire che cosa significa. Interessarsi alla propria crescita personale significa semplicemente continuare a migliorare se stessi. In questo modo potrai avere una vita migliore e migliori rapporti con gli altri. Interessante, no? Oggi ti parlerò di come puoi farlo parlando dell'anime Dororo, non molto famoso ma davvero bellissimo. Dororo e Yakimaru sono due esperti della crescita personale. Pur nascendo senza nulla, sono riusciti a costruirsi un florido futuro e per questo oggi parleremo proprio di loro due. Ma se non sei ancora convinto, ti do qualche motivo per cui dovresti iniziare da subito con la crescita personale. Ogni giorno viviamo sia esperienze positive che negative e, che tu voglia oppure no, queste ti cambiano. Puoi decidere di lasciarle fare e portarti a un cambiamento un po' a caso, oppure puoi decidere di prendere in mano la situazione e guidare il cambiamento nella direzione in cui vuoi tu. Seguendo attivamente i tuoi cambiamenti, la tua crescita personale sarà più rapida e soprattutto prenderà la strada che tu desideri. Ecco perché la crescita personale è così importante. Certo, non è un trucco magico e non ti permetterà di cambiare la tua vita da un giorno all'altro. È un percorso che richiede impegno e costanza, però ne vale davvero la pena. Cavolo, Dororo e Yakimaru hanno dovuto combattere contro se stessi e contro i nemici per un'intera stagione. Ma la mezza puntata, in cui si godono la pace e la serenità, li ha ripagati di tutto. Ognuno combatte a suo modo, con il suo stile e con i suoi tempi, anche a seconda dell'obiettivo che vuole raggiungere. Ma ci sono delle cose che possono aiutare tutti quanti. Iniziamo allora da Yakimaru. Yakimaru non nasce proprio nella migliore delle condizioni. Non ha nemmeno un corpo suo, cioè lo aveva prima che suo padre lo desse in pasto ai demoni. Ma suo padre ha deciso che tutto sommato preferiva avere una terra prosperosa piuttosto che un figlio sano. E così il povero Yakimaru, che incredibilmente sopravvive, viene messo nel fiume, spinto via, lasciato al suo destino, e poi viene trovato da un medico, che lo fascia e lo rimette in piedi costruendogli delle protesi. Più crescita personale di lui si muore! Yakimaru ha una forza di volontà pazzesca. Inizia a combattere contro i demoni e pian piano inizia a riprendersi le parti che loro gli hanno rubato. Man mano che recupera pezzi, inizia a riprendere anche parti della sua personalità, i suoi sensi e la sua intelligenza emotiva. Quindi questo è il primo punto, avere un obiettivo dal quale trarre la propria forza. Direi che siamo tutti d'accordo che non è un percorso facile, ma Yakimaru sicuramente non rinuncia. Povero, anche lui c'ha i suoi momenti in cui uccide qualcuno. C'è anche da considerare il periodo storico e che quel qualcuno se l'era anche cercata. Comunque, man mano capisce quali sono i suoi valori e che cosa è importante per lui, anche grazie all'aiuto di Dororo. Infatti, stando con Dororo, impara a riconoscere le sue emozioni e poi, pian piano, si accorge anche dell'affetto che prova nei suoi confronti. Per questo salva la vita a Dororo più volte, anche mettendo a rischio la propria. Ma poi capisce anche l'importanza, oltre che dei gesti plateali, delle piccole cose. Dal raccogliere un frutto e donarlo a un caldo abbraccio. オイラにくれんの？ドロロの分。 E questo è il secondo punto. Quello che ci insegna Yakimaru è che la conoscenza di sé è fondamentale e fatto questo si inizia anche a capire che direzione si vuole dare alla propria vita. Ma ci mostra anche che conoscere se stessi non è una strada lineare, ma ha molte deviazioni e molti cambiamenti. Ma non è un problema capire di dover cambiare strada o stravolgere completamente il proprio percorso. Bisogna provare, fare qualche passo lungo questo sentiero e capire se porta nella direzione giusta, oppure cambiare. L'unica cosa essenziale è partire. E ora vediamo cosa ha da insegnarci Dororo. Anche Dororo ha un passato un po' difficile. La sua famiglia combatte contro i samurai per ottenere la pace e la libertà, ma purtroppo nel tentativo muoiono i genitori. E così deve imparare in fretta a cavarsela da sé. Nonostante le difficoltà e la solitudine, riesce a trovare una grande forza d'animo e si impegna al massimo per sopravvivere. Grazie a tutto questo, sviluppa un grandissimo intuito e quando incontra Yakimaru capisce subito il suo grande potenziale e quindi decide di condividere il suo percorso con lui. Vivranno un sacco di avventure insieme, ma poi si separano. Perché succede? A volte le persone si allontanano prima di ritrovarsi.
Comunque, Dororo si ritrova ad affrontare una grande difficoltà insieme a degli soldati. Mentre tutti cadono nello sconforto appena si rendono conto di essere in pericolo di vita, Dororo usa quella situazione per trarre una grande forza e guidare tutti gli altri. Eh sì, diventa il leader dei tuoi sogni salvando tutti quanti. 辛いことや苦しいこと死んじまいそうになったことだって山ほどあった。それでもな、おいら一回だって弱音なんか吐かなかった。下を向くな、顔を上げろ。 Questo ci insegna che anche se stiamo attraversando un momento difficile, non dobbiamo mollare, ma dobbiamo imparare a vedere quelle difficoltà sotto un'altra luce. Ogni ostacolo nasconde un'opportunità e a volte la nasconde anche bene, ma con l'esperienza si può imparare a trovarla e sfruttarla a proprio vantaggio. Infatti è anche grazie a questo ostacolo che Dororo e Yakimaru si riuniscono e insieme capiscono che possono affrontare le difficoltà e ognuno può potenziare e migliorare i punti deboli dell'altro. Ad esempio, Dororo insegna a Yakimaru come ci si comporta in società e come essere un po' meno inquietante. Gli insegna l'importanza dei valori e lo guida nelle sue scelte. E Yakimaru, in cambio, provvede alla sua sopravvivenza. Anche da questo capiamo che Dororo ha un grande talento per la comunicazione e ha la capacità di riuscire a riunire le persone e guidarle. Ma quello che possiamo davvero capire è che questo talento lo sviluppa durante la storia man mano che sviluppa anche la sua empatia. Capire le persone, infatti, è quello che ci permette di avvicinarci a loro, entrare in contatto, imparare ad ascoltarle e anche a guidarle. Per questo è importante sviluppare l'empatia. Se proprio non ce l'abbiamo innata, è anche un'abilità che si può sviluppare nel tempo. Comunque, gli insegnamenti non sono ancora finiti, perché Dororo e Yakimaru, presi da soli, sono delle bombe, ma insieme danno il meglio di sé. Ognuno crede nel proprio compagno e gli dà fiducia. Crescono e cambiano insieme e le loro qualità, unendosi, si moltiplicano. Insieme sono felici ed è proprio la loro voglia di continuare a migliorare che li porta ad avere un futuro migliore. Ed ecco che introduciamo il mentore e la sua importanza. Biwamaru, un vecchietto che ogni tanto compare, li salva, poi scompare e ricompare nel momento del bisogno. Eh già, una bella comodità, eh? Biwamaru è un personaggio abbastanza importante, perché è proprio lui che spiega a Dororo come funziona la vista di Yakimaru. E quando Yakimaru improvvisamente riconquista l'udito, sarà proprio Biwamaru a spiegargli come funziona e riuscire a gestirlo. いいかい、これは人の声だ。周りにあるのは森に生きてるもんや火や風の音さ。お前さんは慣れなきゃいけないよ。穴蔵からこの世に出るためにはね。 Oltre a questo, compare sempre nel momento giusto per salvargli la vita, dare la soluzione a un loro problema, oppure farli riflettere sul loro futuro. E ora che abbiamo il quadro completo, possiamo trarre questa conclusione. Affrontare un percorso con un compagno è molto più semplice che affrontarlo da solo. E se a questo aggiungi anche un mentore, allora moltiplichi i risultati. Quindi ora tocca a te. Inizia il tuo percorso di crescita e migliora la tua vita. Trova un compagno, se vuoi, con cui puoi condividere questo viaggio e trova un mentore in modo che possa guidarti e aiutarti. Spero che questi consigli ti possano essere utili per iniziare il tuo viaggio. Questo canale diventerà un grande database di consigli e guide per la crescita personale specifica per i gamers e gli amanti degli anime. Quindi ti invito ad iscriverti al canale e se vuoi approfondire e rimanere in contatto con me, in descrizione troverai i link del mio blog e dei miei social network. Quindi iscriviti al canale per non perdere nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.